Buongiorno a tutti ragazzi, un benvenuto a tutti dal vostro Luca Taran. Come state ragazzi? Tutto bene? Oggi andremo a vedere come usare le istruzioni individuali correttamente. Sì, perché le istruzioni individuali, come già detto tante volte in tanti altri video, comunque anche quando vi spiego i miei moduli, sono sempre diciamo un po' un dilemma. C'è chi preferisce usarle, c'è chi preferisce non usarle, c'è chi ne mette solo alcune a determinati giocatori sempre. Però oggi ragazzi andremo appunto a vedere un po', ripartiamo sempre dal mio modulo e andremo un pochino a vedere quando secondo me è conveniente usarle o addirittura non usarle del tutto. Quindi mi raccomando, prendete posizione, state belli comodi e ascoltatemi. Quindi intanto bisogna partire chiaramente dal presupposto che bisogna conoscere le istruzioni individuali, ok? Quindi le istruzioni individuali, per chi non lo sapesse, parlo per i più nuovi, sono queste. Che cosa vanno a fare quindi in generale le istruzioni individuali? Vanno a modificare quelli che sono gli atteggiamenti in campo dei giocatori, ovvero se io ad esempio metto come ho fatto adesso un difensivo a un incontrista, l'incontrista dice la parola stessa, che cosa farà? Andrà praticamente a dare incontro al pallone, incontro all'avversario. Io con il difensivo gli sto dicendo quello proprio che mi dice il computer: il giocatore indicato eviterà di pressare in avanti in fase d'attacco. Quindi se io ad esempio devo recuperare palla subito e do il difensivo, un incontrista con il difensivo tenterà di andare un pochino diciamo a recuperare pallone, ma non troppo, come che non avesse questo tipo di caratteristica. Quindi prima di partire dalle istruzioni appunto e parlare solo esclusivamente di istruzioni sarebbe limitativo, dovremo parlare di stile di gioco intanto dei giocatori e stile di gioco squadra. Ora non mi dilungo troppo perché anche qui ho già fatto diversi video nella quale ne parlo, nella quale analizzo più a fondo tutte le varie tematiche del contropiede veloce, di come si muovono, quindi di come si muove un incontrista in campo, di come si muove un opportunista e via dicendo. Quelli gli stili di gioco diciamo li abbiamo già analizzati e visti più volte, però appunto oggi ci focalizziamo più sullo stile, sulle istruzioni individuali, quindi scusatemi se ogni tanto magari non approfondisco troppo, ma perché vado un pochino più rapido e più veloce. Prima domanda clou che molti mi fanno: ma bisogna darle le istruzioni individuali, cioè obbligatorio oppure no? No ragazzi, cioè il modulo inizialmente, quando voi provate un modulo nuovo, soprattutto all'inizio, è meglio, credetemi, provarlo senza, in modo tale che voi capiate bene come si muovono i giocatori senza nessun tipo di istruzione. Mi piace il contropiede veloce, quindi ovviamente do per scontato che voi conosciate un minimo almeno il contropiede veloce, o comunque vedete i miei video appunto nella quale lo spiego. E in sostanza dico ok, quindi l'opportunista mi farà questo movimento, l'attaccante di rientro mi farà quest'altro, il terzino mi farà questo. Ok, quindi no, decido però di dare l'istruzione per dire il mediano comunque, perché voglio che stia lì. Col fatto comunque che il contropiede veloce spinge, ovviamente cercherò di far stare almeno il mediano lì. Poi ovviamente ci sono tutta una serie di altri fattori, cioè ad esempio lo stile di gioco, quindi io il mediano, sì, che mediano ho? Un collante, benissimo. Il collante che tipo di movimento farà? Tenterà di stare vicino alla difesa, quindi davanti alla difesa, in modo tale da stare proprio lì a far da filtro. Ecco, io invece cosa sto usando? Un onnipresente, un incontrista, un tra le linee. Ok, che tipo di movimenti faranno questo tipo di giocatori in campo? Lì ovviamente dovete vedere i video nella quale parlo degli stili di gioco, perché altrimenti adesso diventerebbe un video lunghissimo, e in base a quello, poi in base a come si muove in campo quel giocatore, prima lo devo testare, ripeto, anche senza istruzioni, anche se magari quella partita la perdo, non fa nulla, ma guardatela così ragazzi, è come se stessimo facendo una sorta di investimento, cioè io sto investendo quella partita in cui magari perdo perché ho giocato senza istruzioni individuali come da me consigliato, però poi la partita dopo so benissimo che ok, cambiamo, il mediano intanto lo voglio collante per dire, e in più gli do anche il difensivo, l'attaccante voglio due opportunisti perché con l'attaccante di rientro non mi trovavo. E ok, quindi abbiamo fatto comunque una prova e ci siamo levati tanti piccoli dubbi, anche proprio riguardo le istruzioni individuali. Perché? Perché in quel momento che noi abbiamo visto come si muovono in campo i giocatori, sappiamo a chi darle e quando e come darle. Ripeto, è tutto sempre un discorso collegato, stile di gioco squadra, stile di gioco individuale dei giocatori,
e poi per finire le istruzioni. Diciamo che forse le istruzioni rispetto agli altri due sono quelle un po' meno importanti, però comunque sono delle volte decisive, perché un modulo con una determinata istruzione magari funziona da Dio, senza c'è qualche piccola pecca. Ci sono delle istruzioni più giuste da dare rispetto a delle altre? No ragazzi, nel senso che non c'è una vera e propria istruzione di gioco giusta per nessun modulo, nessun team, semplicemente sta a noi un po' capire anche come siamo abituati, cioè se a noi ci piace giocare in una determinata maniera, che vediamo sempre l'opportunista lì un po' come faccio io, l'opportunista sempre lì davanti, quindi che vogliamo che ci sia uno proprio che stia lì, è ovvio che gli darò il contropiede. Io ad esempio ragazzi, come potete notare nei miei moduli è difficile che voi troviate tante istruzioni, di solito do sempre queste due, ma perché? Perché Vierai un incontrista e con il contropiede me lo troverei se non in giro per il campo. Se avessi un collante magari eviterei anche di dargliela, ve lo dico. E il contropiede ragazzi a Mbappé, perché comunque voglio che lui con la sua velocità, con le sue ripartenze veloci e il suo gran potenziale sotto porta stia sempre lì pronto appunto a sfruttare l'occasione. Però ovviamente ragazzi cambia anche se io giocassi con un possesso palla, magari con un possesso palla col fatto che i giocatori tenderanno a scattare meno in avanti, ma appunto a palleggiare un po' di più, magari ecco il difensivo al mediano in quel caso si potrebbe anche non dare. Però ripeto, sono tutte considerazioni personali, cioè si può anche provare a dare comunque le stesse istruzioni tra uno stile di gioco e l'altro, attenzione, non è sbagliato, è semplicemente capire noi come ci piace muoverci, come vogliamo che il nostro team si muova. Andiamo velocemente ragazzi ad analizzarle però queste istruzioni, perché altrimenti poi rimangono tutte chiacchiere diciamo a vuoto. Il difensivo ragazzi, queste sono le istruzioni d'attacco che poi sono un po' diciamo messe all'incontrario secondo me, però vabbè. Il difensivo è appunto quello che dice al giocatore di stare lì, dice non muoverti. L'offensivo è l'esatto opposto, gli dice a quel giocatore senti tu stai giocando centrocampista, ok vai a fare il trequartista, cioè sali di una posizione per intenderci, ok? Quindi stai facendo il trequartista, fai la seconda punta, ovviamente non la posso dare una punta perché cosa gli dico? Fai vai fuori dal campo di dover dire, ma ovviamente ragazzi è logico. E l'ancoraggio invece gli dice a quel giocatore di non muoversi molto dalla posizione in cui l'abbiamo messo in campo, quindi ad esempio come dice il gioco la punta centrale rimarrà in posizione centrale, ok? Quindi eviterà di muoversi troppo sulle fasce qui e lì, cercherà di stare principalmente lì in modo tale da sfruttare ancora di più maggiormente magari cross. Ecco ad esempio io questa istruzione ce la vedo molto bene e spesso la do quando metto un attaccante molto fisico, metto un Haaland, metto un Koller che non ho, vabbè, ma comunque metto un giocatore, un Lewandowski, quindi un giocatore di quella tipologia per capirci. E spesso do l'ancoraggio, perché? Perché non voglio far sprecare energia a quell'attaccante ad andarsi a recuperare la palla a destra, a sinistra, sulla fascia e via dicendo. Voglio che stia lì, perché? Perché magari gli metto un crossatore seriale, di quelli proprio che fanno quei cross belli, morbidi, spennellati, e voglio appunto che vada quel giocatore lì sulla fascia, non quello che deve poi andarmi a saltare di testa. Quindi bisogna capire anche chiaramente ragazzi con che modulo stiamo giocando, cioè se io metto un attacco a una punta ci sta che gli metto un ancoraggio, dipende se noi vogliamo creare un modulo dove c'è molto movimento in campo, dipende da tanti fattori, ma come già detto prima non c'è una regola giusta, sta semplicemente a noi capire come si muove il gioco senza quelle istruzioni, quindi scegliere il nostro team, vedere come si muovono un po' quei giocatori che abbiamo scelto per quel tipo di gioco che vogliamo fare e poi in quel caso cambiamo. Possiamo magari, non è magari a quel punto un problema di istruzione, ma magari un problema di stile di gioco, magari quello stile di gioco non è adatto per noi, sia di giocatore che di stile di gioco squadra, ancora di più. Perché? Perché non tutti ragazzi siamo dei palleggiatori, non tutti quindi possiamo giocare col possesso palla, non tutti ci piace giocare di contropiede, magari c'è chi piace invece di più ragionare. C'è invece chi è portato appunto a palleggiare molto e farti l'imbucata. Ragazzi, ovviamente ognuno di noi gioca a modo proprio, ognuno di noi ha le proprie caratteristiche che vanno appunto rispettate e anzi
va fatta su di queste una caratteristica, un'arma che può far male agli avversari. Quelle invece difensive, per andare un pochino più veloci, sono la marcatura stretta, che queste due le fa mettere solo e esclusivamente durante le partite, quindi in questo caso dice che i giocatori avversari indicati saranno marcati in maniera più stretta del solito. Però ragazzi, questo appunto, i marcatori si scambiano sulla base di dove è quel giocatore, quindi se noi troviamo un attacco appunto dove non ha messo l'avversario delle istruzioni particolari e quel giocatore è un giocatore molto di movimento, attenzione ragazzi, perché qui si creano veramente tanti buchi. Io infatti questa istruzione forse è l'unica, credetemi, l'unica in assoluto che non ho mai dato a nessuno, perché secondo me si creano ragazzi troppi buchi, e se troviamo uno che è bravo a sfruttarli ci uccide, cioè diventa proprio una, non dico una goleada, ma comunque secondo me ragazzi forse è la peggiore delle istruzioni individuali, quindi vedete voi, magari testatela, io l'ho testata però non mi ci sono trovato. Marcatore invece questo è interessante, perché ti dice qui il marcatore selezionato si attacca proprio a uomo, all'attaccante ad esempio disegnato, quindi a un esterno, un attaccante. Io di solito la metto sui terzini ad esempio, no? Quando becco quelli che iniziano dal primo minuto a crossare davanti, magari hanno uno molto forte, io in quel caso utilizzo questa istruzione per rendere almeno la vita più difficile. Poi per carità, delle volte riescono lo stesso, ma comunque sicuramente gliela renderò più difficile. Il contropiede è quello che abbiamo già visto, appunto dirà all'avversario, dirà al nostro compagno di squadra di stare lì in quella posizione, ok, di cercare di rientrare il meno possibile per recuperare palloni, ma della serie stai lì. E linea bassa invece è un po' l'esatto opposto, no? Quindi mentre quello diciamo stai lì per far salire la squadra e stare lì davanti, questa ci dice di stare invece più in difesa possibile, addirittura quindi in linea bassa di buttarsi in mezzo alla linea diciamo dei giocatori con un ruolo più arretrato rispetto al tuo. Classico esempio, il mediano che va a fare il difensore centrale, il centrocampo o il trequartista, anzi meglio per capirci meglio, il trequartista che va a fare il CC, il CC che va a fare il mediano, ok, quindi si scala diciamo in questo caso di una classe di ruoli. Sono tutte giuste ragazzi, non c'è nulla di sbagliato, ma prima di dirvi il mio piccolo segreto, ok, proprio una chicca personale questa, e di chiudere quindi il video, vi voglio ricordare sempre delle affiliazioni di Amazon e di Gamivo, che sono due piattaforme dalla quale possiamo acquistare tutto ciò che vogliamo a dei prezzi veramente ribassati. Passando al link che trovate in descrizione, è completamente gratuito, tutto questo è solo un modo per supportarmi, ovviamente i prodotti non li paghereste nemmeno un centesimo di più, e sono aperti per chi volesse anche sempre gli abbonamenti. Questi invece hanno un costo irrisorio al mio canale, ovviamente €1/2, però sblocchereste la possibilità di avere dei contenuti in esclusiva dedicati per voi, di poter giocare contro di me, di avere dei video quindi personalizzati magari su di voi, su una vostra problematica, su delle vostre curiosità, quindi molto molto interessante, e soprattutto per me sarebbe un gran vero supporto. Magari per voi €1 non è incisivo, per me invece ragazzi è un grande modo per supportarmi, e io come sempre ve ne sarei molto grato. Il mio consiglio ragazzi finale che vi do, ma forse l'avete anche già capito, non date istruzioni, ok? Quindi un po' l'incontrario di quello che abbiamo detto adesso in tutto il video, e non date istruzioni, o meglio, mi spiego meglio, datele solo dopo che avete testato bene la squadra. Noi delle volte ci focalizziamo sempre con delle istruzioni, ok, e tendiamo quindi sempre a darle a prescindere dal modulo, a prescindere dallo stile di gioco, e attenzione, io alzo la mano, sono il primo che fa questo, però ragazzi credetemi, anch'io delle volte mi sforzo a farlo. Quando noi giochiamo senza istruzioni, la squadra si muoverà in un modo che magari gira molto meglio che dandogli 1000 istruzioni. A volte ragazzi le cose semplici, le cose più elementari, ok, sono quelle che funzionano meglio rispetto a quelle molto artefatte, rispetto a quelle molto manovrate. Quindi credetemi, datemi retta, almeno fate un tentativo, mettete il vostro modulo, il vostro stile di gioco che avete scelto,
il vostro stile di gioco, giocatori che reputate che in quel modulo ci possano star bene e giocate così. Andate in campo, perdete, come vi ho detto all'inizio video ragazzi, è un investimento, perché poi la partita dopo andiamo a mettere le istruzioni individuali che secondo noi sono più giuste, più corrette, e in quel caso ragazzi il modulo inizierà improvvisamente a girare bene, a girare meglio, a farci divertire e di conseguenza a vincere le partite. Mi raccomando ragazzi, fatemi sapere nei commenti che ne pensate. Io vi saluto e vi ringrazio, alla prossima dal vostro Luca Taran. Ciao!